E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale. Se siete nuovi, bentornati invece se siete dei miei amici da tempo. Oggi sonderemo con delle nuove tecniche, a mio parere molto performanti, questo tratto di fiume. Siamo in un posto nuovo, siamo in un posto segreto, ma ragazzi escono veramente delle belle pepite d'oro. Principalmente si tratta di granuli, talvolta filamenti composti di una lega d'oro ma con abbastanza argento, quindi non aspettatevi dei pesi molto particolari, ma con delle morfologie molto atipiche. Dal punto di vista giacimentologico, fatemi fare un paio di parole. Siamo in un contesto di nuovo in cui l'oro è appoggiato sopra il bedrock, cioè la roccia costituente la montagna. Qua e là, devo dirvi la verità, interessante perché vi sono delle sorte di depressioni naturali, come questa nel caso, dove vi sono delle trappole per l'oro preferenziali. In alternativa ci sono delle fessure, quelle sparse lungo quest'asta fluviale, che donano la maggioranza dell'oro presente. L'oro tendenzialmente è concentrato solamente in alcuni posti lungo il fiume e non tanto in altri. Magari lo troverete in tracce, ma non nelle quantità interessanti da aggiungere alla vostra collezione. Oggi, a parte i soliti strumenti, utilizzeremo un nuovo tool. Questo è un cosiddetto visore, non è nient'altro che un tubo con applicato un plexiglass da una parte e serve per vedere meglio sott'acqua. Naturalmente l'acqua è increspata nel suo movimento da monte verso valle. Usando invece questo strumento andrete ad annullare questo effetto di increspatura, osservando al meglio le porzioni sommerse. Caso normale, acqua increspata non si riesce a osservare, caso col visore si vede benissimo sotto. Qui c'è bedrock, qui c'è già del sedimento, quindi quella porzione è ancora da andare a esplorare. Prendiamo quindi un piatto per cercare l'oro, il setaccio, e mettiamoci al lavoro in questa situazione dove il bedrock affiora per mezzo del visore. Ho intravisto questa tecnica in Australia principalmente, dal mio amico Tessie Gold Prospecting, a cui vi rimando la visione per ulteriori contenuti inerenti a questo fantastico argomento della ricerca dell'oro sott'acqua. Io sono principalmente un neofita in questo tipo di tecnica, però voglio portarvi questo contenuto in maniera tale da imparare assieme che cosa si potrebbe trovare sommerso sott'acqua. Rispetto ad altri casi di ricerca che finora abbiamo affrontato, come per esempio il crevicing, una tecnica dove si vanno a estrarre le pepite d'oro concentrate lungo delle fessure presenti nella roccia madre, o meglio detto bedrock. È logico che alcune fessure nell'arco dell'anno le troverete invece immerse in acqua, colme d'acqua. In questi casi sarà più difficile andarle anche a sfruttare perché l'oro tende a scendere naturalmente durante i vostri lavori sempre più al fondo della fessura, in località quindi difficili da lavorare. Sarà vostra premura quindi utilizzare ad esempio uno scopettino piuttosto che altri strumenti per ripulire al meglio queste fessure in questi contesti. Noi abbiamo a che fare con delle fessure che sono immerse in acqua e soprattutto al di sopra sono coperte da sedimenti pressoché sterili. Il crevicing quindi è una tecnica che si adopera tendenzialmente quando le fessure sono in un ambiente arido, quindi con sedimento secco, mentre la tecnica che andremo a operare oggi è un crevicing un po' al limite, perché stiamo lavorando in presenza d'acqua, le pepite quindi tenderanno a scendere sempre di più in sedimento, ma per mezzo del visore potrebbe darsi che potremo anche trovarle addirittura a vista. Inoltre questo bedrock fa delle alture e delle depressioni e quindi il nostro obiettivo è quello di andare a trovare le porzioni più depresse, lì le fessure, e la maggioranza dell'oro si nasconde in queste località, come abbiamo capito finora.
Concludendo, vi è anche un'altra tecnica chiamata sniping, quindi utilizzando una tuta da sub e uno snorkel, una maschera con il boccaglio, potreste già voi immergervi in questa situazione e andare a osservare con i vostri occhi dove vi potessero essere delle fessure. Molti miei colleghi all'estero già adoperano questa tecnica. Vedremo se in Italia non solo è utilizzabile con profitto, ma se portasse grandi risultati. Ma questo lo vedremo in prossimi contenuti. Fatemi sapere nel video qua sotto nei commenti se potesse interessarvi questo tipo di tecnica. Quando il bedrock si fa troppo profondo rispetto al livello dell'acqua, non si può fare altro che scavare in maniera più convenzionale, andando a collezionare la maggioranza di sedimenti possibili, setacciandoli e conseguentemente lavandoli in canaletta. Attraverso quindi questo lavaggio, in questo caso grazie al tappetino Dream Mat, è anche possibile trovare qualche piccola soddisfazione in termini auriferi, ma senza esagerare lungo questo nuovo torrente purtroppo. Stiamo proseguendo i lavori, non ci sono quantità importanti, diciamo che se arrivassi circa un decimo oggi sarei già soddisfatto. Ovviamente un decimo di grammo mi sto riferendo. Quantità molto esigue, quindi siamo intorno ai circa 5-10 euro di valore per diverse ore. Comunque in ogni caso interessante perché hanno delle morfologie molto particolari che osserviamo meglio al microscopio. Gli scarti, visto che li sto mettendo sui lati, mi sono creato un argine naturale per poi posizionare qui la canaletta, in maniera tale da non spostare questo cabasso. Vediamo se funziona. Scavo, setacciamento, lavaggio. In ogni caso mi è rimasto il dubbio di come fosse trovare le pepite d'oro, ma anche dei pochi granuli, si può capire, appoggiati lungo il bedrock, come il mio amico Tessi fa in Tasmania. Ho provato quindi questa tecnica, ovviamente con gli strumenti che mi trovavo. Guardate che fantastici primi risultati, a mio parere molto soddisfacenti. Finiamo di lavare questi sedimenti a canetta e procediamo nell'avventura. Siamo arrivati a pomeriggio a continuare a cercare l'oro lungo questo tratto del fiume. Adesso voglio un attimo illuminarvi su come stanno procedendo i nostri lavori. Il nostro scavo sta procedendo, man mano che stiamo andando e stiamo coltivando il fronte di scavo, per mezzo delle nostre canalette che siamo riusciti a pezzare qua lato, andiamo a colmare i sedimenti, questa depressione. Sono sedimenti fini da canaletta e al di sopra man mano stiamo anche ponendo i materiali setacciati che inizialmente abbiamo utilizzato per costruire la diga o l'invaso a monte. Questo potrebbe essere un ottimo metodo e modo che vi consiglio, in cui man mano che scavate state anche ripristinando. Inoltre trasportare i sedimenti per la minor distanza possibile vi aiuterà nell'arco della giornata
di intanto faticare di meno, ma soprattutto lavare più sedimento nel tempo che risparmierete. Purtroppo il nostro visore non è molto utile in questo contesto perché l'acqua continua a rimanere torbida. Ci sarebbe un modo in particolare per quanto riguarda la torbidità per diminuirla, cioè lavorare dove vi è acqua che scorre più velocemente. Ecco qua, potrebbe funzionare veramente bene questa tecnica. Molto diverso invece dove stiamo scavando adesso, dove vi è circa mezzo metro al bedrock. Quindi quello che faremo oggi pomeriggio è proseguire questa trincea che taglia ortogonalmente il fiume, cercando di comprendere se il tenore aurifero aumenta, diminuisce, varia. Per ora una ventina di granuli continuano a uscire ogni cabasso. Quindi facendo due calcoli siamo intorno a mezzo grammo, poco più, ogni metro cubo di sedimento non setacciato. Setacciato invece aumenta, siamo circa a 1 grammo metro cubo di sedimento setacciato secondo il mio setaccio. Calcolare il cosiddetto tenore o concentrazione dell'oro aiuta perché vi permette di comprendere come stanno procedendo i vostri lavori. Si spera sempre di ottenere il maggior quantitativo possibile di oro. Allora adesso è uscito il sole perché dove affiora il substrato roccioso, dove abbiamo già trovato dell'oro, adesso è possibile con il visore andare a cercare quelle pepite o quelle pagliuzze, meglio granuletti, che abbiamo dimenticato le volte scorse. Si tratta in ogni caso di piccoli filamenti d'oro tendenzialmente visibili ad occhio, ma che durante l'escavazione sostanzialmente sfuggivano e via via andavano sempre più a approfondirsi lungo il bedrock. Avendo solo il visore a mia disposizione e un paio di pinzette, ho iniziato a grattare quello che era il bedrock già sfruttato in precedenza, immaginando di aver perso un po' di oro. Capite che è alquanto complesso riprendere al meglio tutte queste scene. Infatti, grazie al mio Snuffle Bottle, sostanzialmente l'aspiratore, sono riuscito a ottenere una decina di pagliuzze. A mio parere, un significativo risultato per la prima sessione di ricerca con questi mezzi e in questa tipologia di ambiente. In ogni caso, cercare l'oro sott'acqua è un qualcosa di veramente che lascia senza parole, soprattutto quando si vedono le prime pagliuzze ritrovate. Oh ragazzi, concludiamo questa giornata di ricerca. Abbiamo trovato esigue quantità d'oro, però non è tanto la quantità quanto la qualità, perché sono tutti dei granuli, dei filamenti, in sostanza dell'oro che probabilmente ha viaggiato poco. Potrebbe significare quindi che siamo vicino alla fonte, ma non urliamo ancora la vittoria, perché per essere la prima sessione lungo quest'asta, comunque secondo me c'è interesse. Soprattutto questa trincea ci ha fornito diverse informazioni, infatti via via che procedevamo la quantità d'oro è andata a scemare, fino a sostanzialmente a sparire. Spero inoltre che vi sia piaciuto il fatto che ho anche provato qualche tecnica nuova, fatemelo sapere qua sotto nei commenti a riguardo. Penso che la prossima volta vi porterò anche dell'attrezzatura più performante per quel tipo di riprese, nel caso in cui queste ovviamente vi piacessero. Mi raccomando, nell'ottica in cui voleste vedere altri contenuti simili a questo, di iscrivervi al canale, un mi piace è sempre una grande soddisfazione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!